Bentornati sul mio canale. Mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Quindi prima di vedere quello che andremo a creare vi ricordo di iscrivervi, così ci terremo in contatto e ogni volta che vado a caricare un video come questo voi sarete avvisati. Questa è una presentazione un po' diversa rispetto al solito, perché di solito vi faccio vedere il filato, dopodiché il progetto finito. Il mio progetto è quasi finito, vi farò vedere come si crea facilmente, anzi non vi preoccupate. E più che altro il filato è questo, però faccio fatica a farvelo vedere uno ad uno, perché sto finendo quasi tutto il filato estivo che ho in casa. Detto ciò, è vero anche che questo progetto può essere realizzato con un qualsiasi filato, quindi potete utilizzare la lana, l'acrilico, il cotone, insomma tutto quello che volete. Vediamo cosa vi occorre. Vi occorre un paio di forbici, un ago per cucire, perché abbiamo bisogno di nascondere i cappietti finali del lavoro, l'uncinetto numero 3 in questo caso, e il metro. Per quanto riguarda il filato sto utilizzando il fioc cotone, quello che avevo in casa, e qualche colore l'ho ordinato anche perché mi mancava, però comunque sia stavo a decidere i colori da utilizzare. Adesso io metto via tutto e iniziamo subito dalla base, che è la mattonella vera che avete già sul mio canale. Prendete il filo e iniziamo a creare la mattonella. Molto semplicemente, avete già il video progetto sul canale, però è giusto che ve lo faccio vedere anche nel video tutorial. Allora, facciamo il nodino e iniziamo facendo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Entriamo nella prima e fate un punto bassissimo. Adesso andiamo ad alzarci con 1, 2, 3 catenelle e una di separazione per un totale di 4. Prendete il filo, entrate qui dove si è formato il cerchio e qui dentro andiamo a lavorare 12 maglie alte e 12 catenelle. Come? Facendo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella. Quindi caricate il nuovo, fate la prossima maglia alta, catenella, caricate, prossima maglia alta. E questa è la prima riga. Io vado a finire, ci ritroviamo per la seconda. Dopo aver lavorato 12 punti alti vado a fare l'ultima catenella e mi chiudo qua 1, 2 sulla terza catenella fatta inizialmente, maglia bassissima. Ci spostiamo nello spazietto creato dalla catenella, vedete qui, e iniziamo la seconda riga facendo 1, 2 catenelle, carichiamo, entriamo e facciamo solo metà di una maglia alta. Poi chiudiamo tutto insieme, andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle. Caricate, andiamo qua nel prossimo spazietto e andiamo a fare metà di una maglia alta, la seconda metà di una maglia alta, chiudiamo insieme 1, 2, 3 catenelle. E questa quindi è la seconda riga. La finisco e ci ritroviamo per la terza. Faccio anche le ultime 3 catenelle e vado a chiudermi qui sul primo punto paffato. Ok, adesso andiamo a lavorare sempre nello spazietto seguente, quindi ci spostiamo con una maglia bassissima, ci alziamo con 1, 2 e 3 catenelle, carichiamo e andiamo a fare un gruppo da 4 maglie alte, quindi le catenelle iniziali valgono come una maglia alta. Adesso vado a fare anche le 3 restanti, poi 1, 2, 3 catenelle, caricate e andiamo a fare anche il secondo gruppo da 4 maglie alte. In pratica noi stiamo facendo l'angolo e anche l'aumento, che adesso ve lo faccio vedere. Vedete, è questo. Quindi siamo partiti da una base tonda per finire su una base quadrata. Poi andiamo a fare 1 e 2 catenelle, entriamo qui nel prossimo spazietto con un punto basso, poi 1, 2, 3 catenelle, andiamo nel prossimo spazietto con un punto basso. Poi 1 e 2 catenelle, carichiamo e andiamo a fare l'aumento che è anche l'angolo.
quindi 4 punti alti, 3 catenelle, 4 punti alti. Questo per tutti e 4 i lati. Vado a fare le ultime 2 catenelle e così finisco la terza riga, quindi 1 2 3, mi chiudo qui. Iniziamo la quarta e l'ultima facendo 1 2 3 catenelle, scusate c'ho il filo che tira, carichiamo, entriamo sempre alla base qui e andiamo a fare un'altra maglia alta, poi andiamo a fare una maglia alta per ogni maglia alta già disponibile di base, quindi saranno un totale di 5 sui punti alti e una che andrà a fare da aumento, che la facciamo direttamente qui nello spazietto, per un totale quindi di 6. 5 più 1 sono 6, vedete. 3 catenelle, facciamo un punto alto qui, quindi per questo lato qua, poi andiamo a fare una maglia alta per ogni punto di base e vi ricordo l'aumento che si fa nell'ultimo punto alto, che adesso vi faccio vedere. 1 e 2, poi 1 2 3 catenelle, andate qui a fare un punto basso, quindi vi ricordate 2 catenelle, le 3 che fa quest'archetto qua e le 2, quindi andate qua proprio in mezzo, fate 1 2 3 catenelle e iniziate a lavorare l'aumento. Questo è da fare per tutti i lati. Prima di continuare il lavoro vi devo dire un attimo come andremo a lavorare. Prima di tutto questa per voi è la prima mattonella ed è anche l'unica che avrà la quarta riga conclusa in solitaria, chiamiamola così, perché sarà una mattonella che andiamo a lavorare da sola, è l'unica. Dopodiché tutte le altre in una maniera o nell'altra avrà un lato cucito o addirittura 2. Ok, direte, ma com'è possibile? Perché noi praticamente quando andiamo a lavorare questa quarta riga andiamo già a cucire, ok? Quindi questa è la prima, adesso vi faccio vedere la grafica che la metto un attimo da parte, quindi è la prima da qui. Noi avremo un pannello unico dove andiamo a sviluppare il davanti, le 2 di ciascun lato, quindi 17 e 18 sulla parte sinistra, 19 e 20 per la parte destra, quindi come spalline, perché è un gilet, e abbiamo il pannello sulla parte dietro. Il totale sono 36 mattonelle. Questo per me, perché io lo voglio stretto questo gilet, e quando vado anche a fare la cucitura qui vedete ci sono i puntini, lascio lo spazio per le maniche, vado a farla ad uncinetto e la andrò a fare anche molto larga, quindi mi dà qualche centimetro in più. Per quanto riguarda l'altezza invece sono 46 cm, anche qua potete farlo più corto o ancora più lungo, nulla vi vieta. È normale che io utilizzando il fiocco cotone sviluppo 8 cm e mezzo per lato, però se voi andate a utilizzare una lana o un acrilico molto più spesso, che dovete lavorare col 4, col 5, col 6 di uncinetto, vi consiglio sempre di fare una mattonella, quindi la prima, prendere le misure e da lì regolarvi per la taglia, la lunghezza eccetera, perché magari avete una mattonella che sviluppa 10 cm, a voi avete bisogno di pochissimo per andare a creare il vostro gilet. Magari togliete le mattonelle delle spalle perché dovete fare solo una striscia di maglia alta, perché magari con 2 mattonelle già riuscite a fare un gilet per una bimba, perché sono già 20 cm. Io non posso sapere di preciso i vostri centimetri finché non decidete il filato da utilizzare e l'uncinetto e la mano, quindi vi consiglio sempre di farne una, misurarla e lì adeguarla. Intanto questa è la grafica e l'avete sempre avuta davanti, quindi sapete che si parte da un lato e si fanno le cuciture, e di conseguenza ve lo faccio anche vedere. Praticamente io sono partita tipo con la prima e quando sono andata a fare la seconda, vedete, mi sono già agganciata.
in realtà l'agganciamento è stato in questa maniera qua, quindi questa è la prima e poi mi sono agganciata su questo lato e questo con il colore giallo, poi ho continuato con questo sfumato, ho fatto l'aggancio qui, qui, qui e su questo lato. Vedete, quindi o avete un lato o due da dover fare la cucitura. Adesso io metto via il mio progetto e andiamo almeno una volta a farvi vedere come si fa ad agganciarsi. Praticamente io ho questo lato finito, vedete? Mi manca tutta la riga da questa parte, che adesso la andremo a fare insieme. Ok? Quindi io adesso devo disfare, torno indietro e mi fermo qui all'angolo. Per fare questa cosa, prima di tutto avete la mattonella sul davanti verso di voi, avete già una catenella. La seconda catenella, mettendo il gilet col dietro verso di voi, vedete, questo è il davanti, questo è il dietro, lo mettete verso di voi e andate a entrare qui nell'angolo facendo semplicemente un punto basso. Quindi 1 e 2, manca la terza catenella. Caricate l'uncinetto e andate a fare normalmente la parte restante dell'aumento, quindi una maglia alta, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta si fanno nello stesso punto. Prima di continuare andiamo a entrare qui dopo il maloppo di maglia alta, quindi tutte le 6 maglie alte, entrate, fate un punto basso e ritorniamo a lavorare sulla nostra mattonella gialla con 1, 2, 3 catenelle, entrate in mezzo, fate il punto basso, poi 1, 2, 3 catenelle, andiamo a entrare sulla mattonella color matone facendo un punto basso, vedete, qui e qui. Continuiamo con la parte a maglia alta, che sono sempre 6, la terza, la quarta, quinta e sesta, facciamo una catenella, la seconda, qui dove si sono unite, entriamo, io entro nel turchese perché questo centro qua non viene molto centrato, quindi entrate sempre nel punto basso già effettuato, punto basso, catenella, e a questo punto finiamo la mattonella. Non andate a fare la cucitura anche sul turchese perché qui c'è il posto per un'altra mattonella, quindi adesso io devo finire questo lato, questo, e chiudermi qua. La prossima, che vi faccio vedere anche la prossima così siete sicure, avremo un lato da attaccare al giallo e un lato da attaccare al turchese. Faccio vedere anche come si fa a fare la cucitura su due lati. Adesso io sono arrivata al punto in cui devo fare una catenella, ok? Mettete il lavoro con la parte dietro verso di voi, quindi basta che lo girate, entrate qui nell'angolo, cioè vedete, guardate un attimo, vedete? Quindi 1 e 2, iniziamo da qui, quindi prendete su il lavoro e con la parte dietro verso di voi, fate il punto basso, la catenella c'è già, facciamo anche la terza catenella e andiamo a lavorare l'altra metà dell'angolo.
io ho finito di lavorare le mie mattonelle, questa è l'ultima, vedete, e ho il lavoro sulla parte dietro. Su un lato ho già fatto la mia cucitura, che così è molto aperta, molto elastica, con un filato non molto acceso, ho usato il grigio. Per quanto riguarda lo spazietto della manica, che in realtà non ci sarà mai, giusto per il braccio, ho lasciato 4 mattonelle, 2 sul davanti, 2 sul dietro. Anche qui il davanti e il dietro sono uguali, identici, quindi decidete voi qual è, senza alcun problema. Allora, prendiamo il filato, lasciatene un po' perché così dopo avete la possibilità di nasconderlo con l'ago. Fate il nodino, eccolo qua, prendete la parte sotto, entrate nell'angolo proprio, andiamo a fare delle catenelle, andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catenelle. Saltate il tutto e andiamo a chiuderci qui nell'ultima maglia alta con un punto basso. Poi andiamo a fare sempre 10 catenelle, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo questa porzione qui, andiamo sulla prima maglia alta, sempre 10. Questo lato sarà formato sempre da 10 catenelle, 10, e andiamo a chiuderci qui nella chiusura. Quindi sono 3 archetti per ogni mattonella. Adesso è da fare fino ad arrivare qui, quindi io le faccio e ci ritroviamo qui. Arrivate qui, andate a fare sempre 10 catenelle, e andiamo sull'altro lato, che potrebbe essere davanti, il dietro non ha importanza. Lasciate sempre 2 mattonelle, entrate qui con un punto basso, giriamo il lavoro e adesso andiamo a fare 5 catenelle. Poi dopo la quinta catenella entriamo in mezzo proprio a fare un punto basso, lo conteggiamo già, quindi 6, 7, 8, 9 e 10, e andiamo a specchio a entrare a fare i punti bassi. Vedete? Per coincidenza ho gli stessi colori, perché io in realtà le mattonelle non sono stata a guardare, l'ho lavorato il gilet un po' come avevo i gomitoli sotto mano, ok? Quindi per coincidenza questi sono vicini. Adesso fate sempre 5 catenelle, entrate in mezzo all'asola, agli archetti creati. Questo è il primo punto basso, 6, 7, 8, 9 e 10, quindi altre 5. Entrate nella maglia alta, uguale, identica. Bene, andate fino in fondo, finite questa cucitura. Io avevo bisogno di un po' di centimetri, quindi l'ho fatto in questa maniera, a meno che voi non avete preso le misure perfette, quindi non avete bisogno di questi centimetri per allargare il lavoro, potete anche avvicinarle direttamente, ok? Invece a me mi servono perché ho lavorato molto piccolino, perché lo voglio aderente, e con questi centimetri guadagno il necessario per vestirlo bene. Detto ciò, finite la cucitura, vado a nascondere i cappietti e ci ritroviamo con il gilet indossato. Eccolo finito il mio progetto. Cosa dirvi? Colori, ancora colori e ancora colori. Beh, in realtà io mi sono divertita con tutti quelli che avevo in casa, però nulla vi vieta di decidere voi i colori. Potete utilizzare dai 2 a uno solo, quindi avrete un gilet monocolore, bellissimo, perché comunque è una bellissima mattonella che si sviluppa molto bene. Anzi, più che svilupparsi molto bene, diciamo che è anche semplicissima, perché ci sono solo 4 righe. In realtà 4 sono nella prima, ok? Tutte le altre, nella quarta andiamo a fare l'unione, quindi le cuciture,
quindi il progetto cresce subito. Vi faccio vedere anche la cucitura, è questa, che in realtà non era necessaria perché come vedete è un progetto molto elastico, quindi l'avrei indossato benissimo anche senza tutta questa parte a cuciture molto larga. Detto ciò, decidete voi, insomma, all'utilizzo che più vi è consono come farlo, cioè in cotone come me oppure con la lana. Pensavo di presentarlo in una stagione molto più fresca, quindi l'ho immaginato come gilet da indossare sopra altri capi, quindi sopra una camicia, sopra una maglia, eccetera. Però fa ancora molto caldo, quindi perché non presentarvelo nella versione molto estiva, che devo dire sta benissimo. Qui sul davanti ho qualche colore in più, sulla parte dietro è leggermente meno colorato, perché come ho detto inizialmente ho utilizzato quello che avevo in casa. Ho comprato qualche gomitolo perché proprio mi serviva, ma non sono andata a esagerare con i colori. Però nulla vi vieta a voi di farlo, come ho detto precedentemente, potete utilizzare 1, 2, 3 e tutti i colori che desiderate. Mi raccomando, state attenti anche ai centimetri, perché le mie mattonelle misurano 8 cm e mezzo, perché anzi ho utilizzato il fio cotone col numero 3 di uncinetto. Se voi andate a utilizzare un filato molto più spesso e aumentate l'uncinetto a 5, 6 ma anche 7, magari una mattonella è grande come 4 di queste, quindi fate presto a farla perché avete 1, 2, 3, 4. Insomma, i punti sono quelli, i centimetri poi li sviluppate in base alla mano che utilizzate all'uncinetto e al filato. Credo di avervi detto tutto. Se casomai questo non fosse, mi raccomando, scrivetelo giù nei commenti. E niente, spero tanto che vi piaccia come al solito. Vi ringrazio del vostro sostegno e sono veramente contenta. Io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.